Vi presento più da vicino i filati. Questi filati li potete trovare sul sito di Filati Romance di David Lisa. Infatti, come avete visto nell'anteprima iniziale, per quanto riguarda il progetto, lei l'ha realizzato uguale, però con i colori diversi, ai ferri. Io invece sto usando l'uncinetto. Per quanto riguarda i colori che io sto usando, è il Mon Amour della Mistrico, che è 100% microfibra, e il colore 28. Invece per quanto riguarda il pashmina, il colore che sto usando è il numero 666. La cake di pashmina è di 200 grammi e il filo è lungo 1100 metri, quindi ha una buona resa. La sua composizione è lana vergine merino, 10% di mohair e il 75% di microfibra. È molto morbida e per quanto riguarda le sfumature sono molto belle. Invece il Mon Amour sono dei gomitoli da 50 grammi e il filo è di 135 metri. Sul sito potete trovare altri colori e potete fare altri abbinamenti. Detto tutto questo, adesso possiamo iniziare con il progetto. Ben ritrovati nel mio canale con questo nuovo tutorial. Come avete visto nelle anteprime iniziali, questo tutorial è in collaborazione con Lisa Davi. Lei ha realizzato lo scialle ai ferri ad uncinetto. Per quanto riguarda il materiale, ho usato 300 g di Mon Amour e una cake della cake è avanzato un 50 grammi. Per la lavorazione si inizia dal polso facendo un punto molla. Questa è una taglia M, dobbiamo prendere la circonferenza del polso e andare avanti fino alla lunghezza che noi desideriamo. Nel mio caso sono 2 metri e poi dobbiamo lavorare a specchio l'altro polsino con le diminuzioni. Per quanto riguarda la cucitura, poi ho cucito per 29 cm, nel tutorial ho detto 50 cm, ma viene troppo accollato, quindi 29 cm è giusto. Adesso vi lascio al tutorial. Prima di iniziare la nostra lavorazione dobbiamo prendere la misura del polso, perché inizieremo dal polso. Per quanto riguarda la taglia è una taglia M e unendo i due filati, come vedete sto lavorando col pashmina e il Mon Amour e l'uncinetto numero 6, devo avviare una catenella pari a 25 centimetri. Quindi questa è la prima, una seconda catenella, vado avanti a lavorare le catenelle e quando arrivo a 25 centimetri mi fermo. Voi vedete quanto è il vostro polso e avviate una catenella pari ai centimetri che a voi vanno bene. Ho messo su un totale di 28 catenelle che misurando sono all'incirca 22 centimetri, però siccome il filato è elastico, allungando arrivo a 25 centimetri. Il numero che ci serve di catenelle, perché dobbiamo lavorare la molla per 20 centimetri, una maglia a rilievo avanti e una maglia alta in rilievo dietro, ci serve un numero pari. Quindi io ho messo su 28 catenelle. Adesso aggiungo una catenella per poter voltare, vado nella catenella successiva, faccio una maglia bassa e 2 catenelle. Questa mi risulta la mia prima maglia alta. Vado a fianco e lavoro una seconda maglia alta. Vado a fianco e lavoro una terza maglia alta e vado avanti fino a terminare la mia riga. Ho terminato il primo giro. Adesso iniziamo a lavorare il punto molla. Quindi iniziamo con 3 catenelle che è la nostra prima maglia alta. 1, 2 e 3. Filo sull'uncinetto. Adesso lavoro una maglia alta in rilievo dietro, quindi con l'uncinetto entro dal davanti, sposto la maglia alta sul dietro, prendo tutti e due i fili e lavoro una maglia alta in rilievo dietro. Adesso devo lavorare una maglia alta in rilievo avanti, quindi con l'uncinetto entro dal dietro e sposto la maglia alta sul davanti. Prendo i fili e lavoro una maglia alta in rilievo avanti.
Di nuovo prendo i fili, adesso una maglia alta in rilievo dietro, quindi dal davanti entro con l'uncinetto e sposto la maglia alta sul dietro e lavoro una maglia alta in rilievo dietro. Di nuovo filo sull'uncinetto, adesso dal dietro sposto la maglia alta sull'uncinetto sul davanti, filo sull'uncinetto, dal dietro prendo la maglia alta e la sposto dietro, quindi dobbiamo alternare una maglia alta in rilievo dietro e una maglia alta in rilievo avanti. Adesso dal dietro prendo la maglia alta e la sposto sul davanti. Adesso la sposto sul dietro. Continuate in questo modo e ci vediamo al termine del giro. Arrivata al termine del giro, lavoro l'ultima maglia alta in rilievo avanti e sull'ultima maglia alta lavoriamo una maglia alta, questo per avere il bordo per poter cucire. Quindi una volta che andiamo a chiudere abbiamo il bordo della maglia alta dove dobbiamo cucire e poi ci troviamo con una maglia alta in rilievo avanti e una maglia alta in rilievo dietro, quindi ci troviamo giusti. Adesso giro il lavoro e dobbiamo ripetere sempre questa alternanza di maglie alte in rilievo avanti e maglie alte in rilievo dietro. Quindi dobbiamo seguire come va il punto. Iniziamo con 3 catenelle che è sempre la nostra prima maglia alta. Adesso a questo punto, come vedete, la maglia alta è in rilievo dietro. Ce ne accorgiamo perché sul davanti abbiamo questo cordino. Quindi con l'uncinetto entro dal davanti, sposto la maglia alta dietro e lavoro una maglia alta in rilievo dietro. Qui invece abbiamo il cordino sul davanti e la lavoriamo sul davanti. Con l'uncinetto spostiamo la maglia alta sul davanti, prendiamo i fili e la lavoriamo. Qui è in rilievo dietro, la spostiamo sempre sul dietro e la lavoriamo. Di nuovo filo sull'uncinetto, qui abbiamo la maglia alta in rilievo avanti e lavoriamo maglia alta in rilievo avanti. Filo sull'uncinetto, sposto la maglia alta sul dietro in questo modo, prendo i fili e lavoro maglia alta in rilievo dietro. Qui invece sul davanti e proseguiamo questo per 20 centimetri. Comunque andate avanti e vi faccio rivedere per l'ultima volta come iniziare. Sono arrivata al termine del giro, quindi lavoro una maglia alta in rilievo avanti perché ce la ritroviamo sul davanti e una maglia alta sull'ultima maglia alta, quindi sulla terza catenella. Ecco come si presenta il nostro filato lavorato insieme, molto bello e molto particolare. Giro il lavoro, di nuovo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi ogni volta iniziamo e terminiamo con una maglia alta. Qui poi lavoreremo una maglia alta sulla terza catenella. Adesso mi ritrovo a lavorare una maglia alta in rilievo dietro, quindi con l'uncinetto entro, sposto la maglia alta sul dietro e lavoro una maglia alta in rilievo dietro. Adesso invece sul davanti, con l'uncinetto sposto la maglia alta sul davanti, prendo tutti e 2 i fili e li lavoro insieme. Adesso vado qui, affianco la maglia alta in rilievo dietro e lavoro una maglia alta in rilievo dietro. Qui invece una maglia alta in rilievo avanti, e affianco una maglia alta in rilievo dietro. Quindi ci vediamo quando arriviamo ai nostri 20 centimetri. Se voi volete fare un polsino più lungo, andate avanti con questa sequenza di punti. Ho terminato il polsino e sono 20 centimetri circa.
Quindi una volta che abbiamo lavorato il nostro polsino, adesso dobbiamo lavorare la manica, quindi dobbiamo aumentare ogni giro di una maglia alta. Per quanto riguarda il punto, non ho fatto un punto particolare, ma ho fatto delle semplici maglie alte, anche perché avendo unito due filati, se no non si nota molto il punto. Quindi a questo punto, una volta che voi avete raggiunto la vostra lunghezza del polsino, iniziamo a lavorare sempre 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Nella stessa maglia di base entro e lavoro una seconda maglia alta. Quindi ho lavorato il primo aumento. Vado a fianco e lavoro una maglia alta. A fianco una maglia alta. E continuo così, e sull'ultima maglia alta dobbiamo lavorare un altro aumento. State attenti a prendere tutti e due i fili. Quindi ci vediamo al termine della riga. Arrivata al termine del giro lavoro l'ultima maglia alta come si presenta e poi invece sulle 3 catenelle lavoro 2 maglie alte prese nello stesso punto, quindi sulla terza catenella entro e lavoro una maglia alta. Rientro e lavoro una seconda maglia alta, quindi ho fatto un altro aumento. Dobbiamo proseguire la nostra lavorazione sempre in questo modo e per arrivare a un totale di larghezza della manica 44-45 cm. Quindi ogni giro lavoriamo un aumento. Adesso faccio 3 catenelle, 2 e 3, rientro nella stessa maglia di base e lavoro un altro aumento. Vado a fianco e lavoro le maglie alte così come si presentano. Sull'ultima maglia alta ne lavoro 2. Proseguite e vi faccio rivedere per l'ultima volta. Ho lavorato tutta la riga, quindi sono arrivata sull'ultima maglia alta e come facciamo all'inizio dobbiamo fare alla fine. Quindi entro con l'uncinetto e lavoro la prima maglia alta. Rientro nello stesso punto e lavoro una seconda maglia alta, quindi abbiamo fatto un secondo aumento. Dobbiamo proseguire in questo modo fino ad avere una larghezza di 44-45 cm. Quindi giriamo il lavoro. Iniziamo sempre con 3 catenelle, 1, 2 e 3. Rientriamo nello stesso punto e lavoriamo una maglia alta. Adesso lavoriamo maglia alta su maglia alta e sull'ultima maglia alta lavoriamo 2 maglie alte. Una volta che arriviamo alla nostra larghezza ci fermiamo e dobbiamo proseguire dritto senza aumentare. Comunque andate avanti e poi faccio vedere io come continuare. Se invece volete una manica più larga, andate avanti con gli aumenti fino a un totale di 50-53 cm. Come vedete io non ho fatto un punto particolare, anche perché unendo questi due filati diciamo che il capo è già particolare di suo, quindi questa volta noi dobbiamo valorizzare il filato e non il punto. Quindi proseguite, ci vediamo quando arriviamo alla nostra larghezza, aumentando sulla prima e sull'ultima maglia alta. Sono andata avanti con gli aumenti per 8 giri. Quindi ho aumentato sempre sulla prima e sull'ultima maglia alta. Andando avanti per 8 giri mi ritrovo una larghezza della manica di 43 cm, quindi una larghezza giusta. Se invece voi volete aumentare, invece di 43 cm volete fare 46-47 cm, andate avanti con i giri facendo l'aumento all'inizio e al termine. Quando avete raggiunto la vostra larghezza vi fermate e lavorate sempre le vostre maglie. Io ho iniziato con 28 maglie alte e facendo adesso lavorando
le maglie mi ritrovo con 46 maglie alte, quindi dopo 8 giri mi ritrovo con 46 maglie alte. E adesso dobbiamo lavorare sempre in questa maniera senza aumentare, quindi devo lavorare sempre le mie 46 maglie alte per un totale di circa 2 metri. Quindi vado avanti tutti i giri in questo modo, andata e ritorno, sempre lavorando su 46 maglie alte. Come avete visto non ho aumentato, ho lavorato sulla prima una maglia alta e sull'ultima maglia alta lavorerò un'altra maglia alta. Arrivata a questo punto, sull'ultima maglia alta lavoro una maglia alta senza fare più aumenti. Adesso giro il lavoro e lavoro 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta e poi vado avanti a lavorare maglie alte su ogni maglia alta sottostante, così come si presentano. Quindi andate avanti e poi ci vediamo quando dobbiamo iniziare a diminuire per lavorare il polsino. Quindi lavoreremo a specchio, la stessa cosa che abbiamo fatto da questa parte faremo dall'altra parte. Quindi se ho fatto 8 aumenti devo fare 8 diminuzioni. Comunque proseguite e poi ci vediamo quando arrivo alla mia lunghezza. Ho proseguito la mia lavorazione per un totale di 168 cm, quindi ho lavorato le maglie come si presentavano per un totale di 168 cm. Ovviamente questa lunghezza è soggettiva, se la volete più lunga andate avanti con la lavorazione, se invece la volete più corta fate meno giri. Una volta che io sono arrivata alla mia lunghezza, adesso come abbiamo fatto da questa parte ad aumentare per avere una larghezza della manica, adesso da questa parte lavoreremo a specchio, però diminuendo, facendo delle diminuzioni e dobbiamo avere lo stesso numero delle maglie di partenza. Io ho già fatto delle diminuzioni per far vedere già come stringe la manica e dobbiamo lavorare in questo modo. Quindi dobbiamo fare delle maglie alte chiuse insieme. Iniziamo, visto che dobbiamo fare una diminuzione, con 2 catenelle, che risulta una prima diminuzione. Vado a fianco e lavoro una maglia alta. Abbiamo fatto la prima diminuzione. Adesso lavoro maglie alte così come si presentano, fino ad arrivare sulle ultime 2 maglie alte per fare un'altra diminuzione. Sono arrivata sulle ultime 2 maglie alte, quindi faccio una maglia alta e chiudo a metà. Filo su uncinetto, vado sulla maglia alta che ho chiuso sotto e lavoro a metà. Adesso chiudo tutto insieme. Ho fatto un'altra diminuzione. Quindi adesso giro il lavoro. Inizio sempre con 2 catenelle, quindi iniziamo ogni volta il lavoro con 2 catenelle perché questa corrisponde alla nostra maglia alta chiusa a metà e poi lavoro la maglia alta normale e lavoro maglie alte fino ad arrivare al termine del giro e fare un'altra diminuzione. Dobbiamo lavorare questo fino a un totale, io nel mio caso, di 28 maglie alte. Quindi le maglie iniziali a me erano 28, adesso devo fare questa diminuzione fino ad arrivare a 28 maglie alte. Poi quando vado termino la riga, quindi lavoro una maglia alta sulla maglia alta e una maglia alta sulla maglia alta chiusa a metà, quindi lavoro queste 2 maglie alte. Ci vediamo al termine delle diminuzioni per lavorare il nostro polsino. Ho finito le mie diminuzioni, quindi adesso un totale di 28 maglie alte.
Adesso devo lavorare il polsino per 20 centimetri, come abbiamo fatto dall'altra parte. Come vedete il filato è molto bello e questi due filati messi insieme danno una particolarità. Abbiamo iniziato con la parte sul viola e poi man mano che siamo andati avanti, peccato che non si vede dalla telecamera, c'è stata la gradazione del rosa, del marrone e adesso invece stiamo lavorando la gradazione del rosa più scuro. Per quanto riguarda la molla del polsino, dobbiamo lavorare come abbiamo fatto dall'altra parte. Iniziamo sempre con 3 catenelle e lavoriamo una, questa è la diminuzione che noi abbiamo fatto, quindi queste due risultano una maglia alta. Vado nella maglia alta a fianco e la lavoro in rilievo avanti. Prendo l'uncinetto, sposto la maglia alta dietro e lavoro una maglia alta in rilievo dietro. Lavoreremo la prima maglia alta e l'ultima sempre solo maglie alte. Quindi qui invece lavoro una maglia alta in rilievo avanti e qui una maglia alta in rilievo dietro. Proseguite, vi faccio vedere per l'ultima volta come iniziare e andare avanti. Sono arrivata al termine del giro, quindi queste due maglie alte chiuse insieme risultano una diminuzione, quindi vado al centro della maglia alta e lavoro una maglia alta. Ho finito il primo giro. Adesso giro il lavoro. Inizio sempre con 3 catenelle. 1, 2 e 3. Qui a questo punto mi ritrovo una maglia alta in rilievo avanti. Ce ne accorgiamo perché abbiamo diciamo un rialzo, una cresta sul davanti e lavoro una maglia alta in rilievo avanti. Invece qui è verso il dietro perché è più nascosta e quindi la lavoriamo maglia alta rilievo dietro. Dobbiamo proseguire questo per un totale di 20 cm e poi dobbiamo cucire la parte laterale del nostro polsino. Ci vediamo al termine di tutto il nostro polsino. Una volta che abbiamo finito anche l'altra parte della manica, dobbiamo piegare a metà e vedete voi qual è il vostro dritto e il vostro rovescio, perché noi, siccome abbiamo lavorato in giri di andata e ritorno, non abbiamo un dritto e un rovescio vero e proprio, quindi stabilitelo voi qual è. Una volta che avete piegato a metà, prendiamo solo l'ago e il filato Mon Amour, quindi dobbiamo cucire solo con il filato Mon Amour. E per quanto riguarda la misura, dal polsino fino dove ho messo il segno, ho calcolato una cucitura di 50 cm circa. Quindi voi stabilite quale è per voi la cucitura più giusta, fin dove volete cucire. E in questo caso, con l'ago e il filo, prendo le costine del davanti e del dietro e cucio in questo modo, cercando di nascondere anche la codina del filo. Poi per quanto riguarda le altre codine le dobbiamo nascondere e una volta che abbiamo cucito da questa parte e anche dall'altra parte il nostro lavoro è terminato. Quindi una lavorazione molto semplice e molto sfiziosa. Andiamo avanti in questo modo fino a finire le nostre cuciture. Ecco qua. Quindi una volta che abbiamo finito il tutto, tagliamo i fili e possiamo nascondere i fili. Detto ciò, il mio tutorial finisce qua. Questa è la mia versione ad uncinetto e poi andate a vedere anche la versione di Lisa Davì lavorata ai ferri. Iscrivetevi al mio canale, mettete un like e se vi va condividete i miei tutorial. Vi lascio tutti i link in descrizione e ciao e grazie per la visione.